Ciao a tutti da Leonardo Top Bar. Oggi è il 15 febbraio e è una giornata abbastanza calda, quindi farò un'ispezione, chiamiamola così anche se non lo è, di emergenza per staccare un favo che è rimasto in piano sul fondo dell'arnia per tutto l'inverno, perché in estate quando ho smielato la grande quantità di api che c'era all'interno della Super Top Bar non me ne sono accorto, non mi ha permesso di vedere questa cosa. Quindi durante l'inverno che è diminuito il numero di api, dalla finestra me ne sono accorto. Quindi oggi ho deciso di recuperare questa cosa. Eh, All'interno, come ho visto dalla finestra, ci sono un po' di, diciamo, di disordine, nel senso che un favo è stato attaccato direttamente sulla parete e questo qui che è caduto. Tutto è una conseguenza della smilatura che ho fatto, quindi sono miei errori che sono rimasti così. Quindi andremo a sistemare questa cosa e subito dopo vi farò vedere come riattaccare un favo su una barra nel caso dovesse esserci un collasso o se staccate dei favi da uno sciame naturale recuperato e volete recuperare ovviamente, cosa che io vi consiglio, recuperare i favi di covata. Ovviamente il sistema che vedremo con i favi con la covata fresca non è molto facile da realizzare, probabilmente potrebbe portare alla moria delle api, però potete provare in questo modo o altrimenti si può legare facendo passare all'interno del favo, o io feci nei tempi andati con del fil di ferro che dopo ho tolto. Ha funzionato, è stato abbastanza rapido e dopo l'ho tolto. Potete fare così o altrimenti potete fare con la rafia, sempre trattandolo un po' come una cucitura, facendolo passare all'interno del favo delicatamente e legandolo sopra alla barra. Ok? Adesso andiamo a vedere. Allora, finché c'è ancora un po' di sole, siamo nel pomeriggio, però fa caldo. Facciamo in fretta. Allora, forse stanno cominciando a costruire nella parte superiore. Allora, la cosa che non mi sono accorto l'anno scorso, che quando ho smielato un favo praticamente mi è caduto dentro. Ormai l'hanno attaccato alla parete, quindi uno l'hanno attaccato alla parete, lo toglierò con la smielatura allora a questo punto. Non so se lo vedete, purtroppo ho lasciato un bel disastro perché erano talmente tante le api che non riuscivo a vedere all'interno. Adesso devo capire se staccarlo, però vi faccio vedere intanto che le api stanno benissimo. Devo provare a staccarlo e se riesco lo riattaccherò a una barra e glielo ridarò. Adesso vediamo un attimo che cosa riesco a fare. Intanto vi ricordo che queste sono praticamente alla stregua di uno sciame selvatico, perché non sono state mai trattate e sono entrate da sole in quest'arnia, quindi nulla di più naturale. Oggi nonostante il febbraio fa abbastanza caldo, però ho fatto tardi per aspettare che finisse il vento e stiamo andando verso il pomeriggio. Già non c'è più il sole, ma io questa cosa adesso la devo fare perché sennò mi crea un disastro. Devo dire che alla fine non ho preso la barra, non ho preso l'asta per la top bar, avevo questa della Varre, ma alla fine per fare questa è la più adatta. Ecco qui.
tanto l'hanno svuotato. Però adesso io questo, così vedremo anche un'altra fase, lo andrò a riattaccare a una barra e glielo ridarò, così saranno già un pezzo avanti. Tanto stavano cercando sicuramente di sistemarlo. Questo qui, come vedete, ormai è rimasto attaccato lì. Questa è tutta una conseguenza del mio errore, bisogna anche ammetterlo, che erano talmente tanti l'estate scorsa che non riuscivo a vedere niente, quindi mi sono reso conto questo inverno dalla finestra. Intanto qua abbiamo sistemato, questo qui lo taglierò in estate per la smielatura, tanto comunque è dritto anche se sta poggiato lì. Questi lo rimettiamo e lasciamo lo spazio qua che voglio rimetterci quello. Intanto ci appoggio questo, non dovessi fare in tempo, non ci metto troppo tempo. Comunque questi saranno sempre i favi che andrò a togliere dopo, perciò per la smielatura, quindi anche se saranno un po' incasinati non farò niente. Okay. Allora inizio a recuperare questo favo. Allora, guardando questa curva qui, probabilmente questa era la parte sotto, che è importante perché le cellette, come vedete, vanno verso l'alto, altrimenti il miele cade, quindi bisogna rispettare queste cose. Allora, il metodo che uso io consiste nello scaldare un po' la barra con la fiamma, pressare il favo sopra che un po' aderirà e poi finire di saldarlo con un pezzo di cera, sempre delle api, delle mie api, e voi farete con quello delle vostre se l'avete. Altrimenti, in caso proprio estremo, usate un po' di cera di quella dei telaini se non ce l'avete, proprio giusto per attaccarla, ok? Vediamo un po' come va. Allora, non scaldiamo il favo perché sennò si squaglia e si rovina, ma scaldo la barra. In questo modo si scioglierà un po' anche la propoli. Questa è una barra usata, quindi si scioglie anche un po' la propoli, che ci aiuta ulteriormente. Ok, vediamo un po'. In questa maniera sicuramente non verrà un capolavoro come fanno loro, su questo non ci piove. Andiamo a pressare un po' qui, tanto poi loro dopo lo risalderanno. Una lieve scaldata. Già un po' si tiene. Adesso facciamo di qui. Tanto ci serve solamente per dare modo a loro di avere il tempo di sistemarlo. Adesso col pezzetto di cera, forse è più che la fiamma che oggi fa i capricci, vedete? Andiamo semplicemente a rinforzare, facciamo freddare, poi facciamo un altro strato. Ecco,
Adesso che è calda la possiamo spingere di più. Allora, lo sto facendo perché questo favo comunque è dritto. Ovviamente se era un favo tutto storto conveniva buttarlo, ma questo ci aiuterà a far andare avanti la costruzione in maniera corretta, quindi lo usiamo. E è sempre un risparmio per le api. Aspettiamo che si freddi. Ecco, cerco di mettere anche orizzontali le cellette rispetto alla barra, eh. Lo vedete, già abbastanza resistente, eh? Questo basta per lui. Vado a rinforzare un po' qui. Facciamo sempre un po' per volta, altrimenti la cera sale troppo di temperatura e squaglia anche quella del favo, eh. Mettiamo un altro pochino. Ecco fatto. Vedete com'è bello resistente? Adesso loro lo sistemeranno, non c'è problema. E ok, come vedete è bello perpendicolare, le cellette sono abbastanza orizzontali e adesso glielo vado a rimettere. Allora ecco, velocemente vado a ripiazzarlo e poi faccio una veloce ripresa interna per farvi vedere com'è la situazione, ok? Quindi questo è il motivo per cui considero quest'arnia come l'arnia proprio prototipo per gli esperimenti che sto facendo, chiamiamoli così, di una conduzione supernaturale. Perché questo sciame si è introdotto da solo qui, nel posto esatto in cui si trova, e nell'arnia che vedete. Quindi è come uno sciame selvatico, perché nessuno l'ha messo qui dentro e nessuno l'ha costretto a rimanerci. Ok? Vi faccio vedere un pochino all'interno se riesco.
sguardo alla tranquillità, comunque aperto. Io sempre per lo stesso discorso non uso il fumo e niente. Questo è nuovo, stanno costruendo. Ok. L'altro anno ho preso 6 favi da quest'arnia. Se ricostruiscono farò lo stesso. Ecco qui. Come vedete sono tranquille. Vi ricordo, api entrate da sole in quest'arnia nello stesso posto, quindi è alla stregua di uno sciame in un albero. Ok? Quindi questa io la considero proprio l'arnia prototipo. Nessun trattamento, questo è il terzo inverno. Vado a rimettere a posto il favo che comincia a rinfrescare. Non voglio disturbare oltre. Eccolo qui, vedete? Perfetto. Lo mettiamo qui che porterà il dritto. Questa è la parte aperta da cui loro salgono. Mettiamo anche questi sperando che seguiranno quella. Questa, togliamo questa che non c'è quasi niente. Questi ovviamente sono i rimasugli che ho lasciato io quando ho smielato, eh? Non è che sono loro che hanno costruito così poco, insomma, hanno saldato quello che avevo tolto. Allora, questo lo togliamo. Ecco. Penso di averle disturbate abbastanza per oggi. Cerchiamo di fare una distanza equa. Ok, vado a chiudere. Ecco fatto. Controlliamo dalla finestra dell'espansione se è tutto a posto. Sembra di sì. Ok. Vediamo un po' quest'anno come va. Questo è tutto. Capisco che il video possa essere poco interessante, ma sapete che io considero più importante la salute delle api, quindi andare a trafficare troppo proprio non è il mio stile. E quindi questa è stata un'ispezione, diciamo, di emergenza per cominciare a sistemare, perché adesso loro stanno lavorando parecchio e cominceranno a costruire. Quindi penso che i prossimi video li avremo quando farà un po' più caldo, magari farò un'ispezione alle varre che non l'ho mai fatta, quindi ci vedremo in periodi più caldi. Ciao a tutti da Leonardo Top Bar. Se non vi siete iscritti iscrivetevi e intanto grazie a tutti gli iscritti che stanno aumentando ogni giorno, grazie per la fiducia. Ciao a tutti.